Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qua a Race Talks. Sembrava che dicessi Pianeta Mountain Bike, invece no. Questo è un programma di Internazionale d'Italia Series. Siamo qua con Marco Aurelio Fontana di Marco Aurelio Fontana SPA. Sono Federico di Pianeta Mountain Bike. Ben ritrovati a Race Talks. Questa volta andiamo invece a scoprire cosa è successo ad Andorra, che è stato teatro di tutte le battaglie che hanno decretato i campioni del mondo 2024. Ciao Marco. Ciao, non sapevo se l'intro era da Striscia la Notizia, però poi l'hai fatto bene, devo dire, bravissimo, ciao Malpez. Campionato del mondo che durante l'anno olimpico è sempre un po' particolare per X motivi, e poi l'abbiamo visto anche forse nei risultati, ma campionato del mondo che in realtà ci ha regalato delle grandi emozioni, come tutte le gare di quest'anno. Parto da una cosa clamorosa: delle gare cortissime, cioè è stato il campionato del mondo che sembrava lo short track praticamente, perché hanno vinto in un'ora e briciole, quindi gara che è cambiata tanto perché il meteo, perché l'hanno accorciata, però una gara di un'ora è stata diversa. Cioè avevamo visto negli anni precedenti delle gare che si avvicinavano all'ora e 10, ora e un quarto, con la vittoria di Luca Braidot in Svizzera, no? A Lenze. Ma un'ora di gara così e spicci è una roba clamorosa. Sì, eppure, pur sempre in uno dei tracciati forse più duri della Coppa, no? Sì, in effetti devo dire la verità che un'ora di gara, ma anche perché sono andati molto veloci, nel senso che è vero, la gara è stata più corta, però ragazzi andavano come il vento. Non è che in un'ora hanno fatto un giro e mezzo, cioè hanno fatto magari 7 giri, sono andati fortissimo. Un percorso che piano piano lo rendono più televisivo, perché è un percorso difficile da far rendere, no? Sono delle pendenze incredibili, si corre a 2000 metri, è l'unica pista dove corri in cima alla partenza della gara di downhill anziché all'arrivo, pista di casa in realtà per diversi atleti, perché piano piano tanti si stanno spostando ad Andorra, e quindi è successo che la gara è risultata diversa ancora dal solito, però secondo me ha rispecchiato il modo che hanno i piloti a oggi di correre, cioè delle gran svattate, gara che salta per aria, chi c'è davanti, chi c'è dietro, insomma gara diversa da quella che siamo abituati a vedere negli anni passati. Molto molto concitata, a dire il vero tutte e due, sia quella maschile che quella femminile, perché alla fine il primo gruppo del primo giro non è stato il gruppo che ha decretato poi i campioni del mondo. Gara di casa dichiarata anche e cerchiata con il pennarello rosso proprio da Thomas Pidcock, che arrivava lì con la medaglia più pesante dei Giochi Olimpici di Parigi. È uno di quegli atleti che si è spostato lì ad Andorra, vive lì e quindi voleva fare benissimo. Lui voleva prendere quella maglia a tutti i costi. Per fortuna che non l'ha presa, non Vero. per altro, no, però... perché visto che l'anno prossimo, anche quest'anno non è che l'abbiamo visto tanto, però quest'anno io ho apprezzato, l'abbiamo detto negli altri Race Talks, ho apprezzato il fatto che sia venuto a correre tante gare. Non è che l'ha fatto per farci un favore, perché Pidcock non fa favori, tant'è vero che ha bisticciato col team e non ha fatto neanche correre alla fine di stagione, però comunque ha fatto il suo percorso, l'abbiamo visto alle gare, peraltro è venuto, ha suonato tutti, sempre, praticamente il 100% delle volte, e vederlo non vincere il mondiale è un sospiro di sollievo, perché l'anno prossimo probabilmente non lo vedremo alle gare, e per fortuna ha vinto un altro. È chiaro che ha dichiarato arrivo, spacco, faccio, però fino a un certo punto di stagione devo dire che aveva qualcosa quasi in più. Crederci, no? Poi le gare oggi sono veramente molto difficili da vincere, anche per uno che ha una dote clamorosa come la sua, nell'andare in bici, nell'aver voglia di vincere, perché ha quella voglia di vincere che ha Schurter, e tanti altri, quasi tutti, non ce l'hanno, perché poi vincono quando si trovano lì, però non hanno quella fame lì, no? E poi ha le qualità per farlo, insomma. Però l'ha dichiarata, voleva vincere e non si può dire. No, io credo che comunque se fosse nei suoi piani, non lo sappiamo ancora se lo sarà, di dedicarsi più alla mountain, sarebbe veramente una di quelle personalità che dice ok, può essere l'erede effettivo di un Nino Schurter, e magari qualcuno se lo augura anche.
però devo dire che comunque nel parterre di oggi, nel gruppo di oggi di cross country, di personalità ce ne sono tante. Vero che lui si eleva sicuramente per quella fame lì, no? E anche per quella capacità, per quell'intelligenza di cercare gli obiettivi, raggiungerli, come ha già fatto, come ha fatto negli ultimi 8 anni con i 2 giochi olimpici consecutivi, quindi è sempre uno dei più pericolosi. Però fortunatamente, e noi non vogliamo creare delle rivalità tra Pidcock e tutti gli altri, però fortunatamente si sono visti anche gli altri nomi, si sono visti degli atleti che non erano partiti bene, come abbiamo già detto nelle altre puntate di Race Talks che trovate sul canale di Internazionale Italia Series, e che poi piano piano sono cresciuti nel tempo fino a concretizzare qualcosa proprio ad Andorra. Sì, c'è da dire che sai, chi parte con la stagione strada parte un po' prima. C'è più lavoro, dici su. Pidcock arriva in fretta, in condizione, quindi forse all'inizio c'era questo gap per X motivi, no? Poi il gap si è assottigliato e siamo arrivati ad Andorra con uno che era più normale rispetto al solito. Chiaro che, come ho detto prima, l'erede di Nino Schurter, mi viene in mente Absalon, mi viene in mente Nino Schurter, faccio fatica a trovarti un altro nome oltre Absalon e Schurter che abbia avuto quella fame lì di vincere, cioè quel modo lì di volere a tutti i costi una vittoria, no? Perché in altre situazioni l'abbiamo visto, ma in modi più disperati, oppure in modi clamorosi dove uno è già più forte degli altri. Mi viene in mente Kulavi, no? Oppure negli anni più recenti altri che hanno vinto più prove di coppa, ma abbiamo visto tanti nomi alternati, quindi tante vittorie diverse, e nessuno che aveva quella roba lì. Me ne vengono in mente 2, cioè i più forti di tutti i tempi, Schurter e Absalon, e basta. Però si è ritrovato dopo aver centrato l'obiettivo, anche un po' per il rotto della cuffia, e sempre Gianni questo. Sì, non ti sei girato perché tanto hai capito che esatto. lì. E anche per il rotto della cuffia, e forse un po' appagato, no? Forse, non lo so. Sicuramente si è ritrovato altri, si è ritrovato piloti che anche su una gara di un'ora appunto hanno dato tutto. Lui magari qualche energia in meno ce l'aveva, ha corso anche di più degli altri, perché è vero che in monte ne ha corso meno, però si è fatto estrade, questo, il tour, cioè è arrivato con più chilometri nelle gambe, quindi magari è arrivato in quel momento lì più stanco di altri che hanno preparato solo la stagione di monte. Quindi ecco che alla fine è andata così, alla fine ha vinto un sudafricano che per la prima volta il Sudafrica vince una maglia di campione del mondo nella categoria. Mi è piaciuto questo ragionamento perché proprio nell'episodio precedente di Race Talks a Parigi, quindi ambientata sui Giochi Olimpici, anche lì Marco ti sei dilungato sullo spiegare cosa vuol dire realmente preparare un appuntamento come i Giochi, e uno come Pidcock deve preparare la stagione strada, la stagione mountain, poi attraverso la stagione mountain anche gli appuntamenti come mondiale e giochi. Ne ha centrato 1 su 2, che comunque è sempre la medaglia più pesante, eguagliando Absalon, quindi con 2 ori alle Olimpiadi. Qua ha pagato un pelo tutto questo processo anche. Eppure effettivamente gli altri 2 gradini del podio di Parigi si sono rivisti con energie triplicate, rinnovate qui ad Andorra, proprio per dichiarare vendetta. Sì, devo dire una cosa importante da menzionare, che non sempre, anzi raramente alla fine trovi lo stesso podio olimpico e mondiale, no? Quindi significa che questi 3 erano effettivamente i più bravi, i più forti in tutto l'anno. È vero, non passa così tanto tempo dalle Olimpiadi ai mondiali, però non vuol dire, soprattutto in una stagione dove Pippo Colombo, che non abbiamo menzionato in altri Race Talks, rimane a casa e non vince il mondiale. Cioè, per me doveva vincere il mondiale, ecco, e non l'ha vinto. Quindi si sono dimostrati alla grande i 3 più forti dell'anno. Atterley ha tirato fuori quella fame di vittoria che ha iniziato a ingranare, e ha suonato uno come Victor, che non ha vinto le Olimpiadi, non ha vinto il mondiale. Secondo me per Victor Koretsky fino a oggi, e siamo a ottobre,
comunque ha vinto l'argento olimpico, ha vinto l'argento mondiale. È chiaro che da oggi in poi ci si aspetta che uno come lui porti a casa la maglia pesante. L'ha vinta nello short track, perché bisogna dirlo, però comunque insomma è il leader di Special Factory Racing, e da adesso in poi, fino ad oggi no, ma da adesso in poi ci si aspetta che prima o poi la vinca. È una delle ragioni comunque per cui è andato anche così forte, no? Il fatto che Victor sia così veloce è andato così forte anche nella gara di cross country olimpico, dove lo si vede sempre protagonista, però se ti ricordi anche in qualche episodio passato di Race Talks delle altre tappe di Coppa del Mondo di quest'anno l'abbiamo visto un po' più altalenante. Qua c'erano tutte le condizioni, c'era la fame di raggiungere quel risultato, di rilanciare se stesso, perché comunque ha perso quell'Olimpiade a 150 metri dal traguardo, ok? Quindi c'era un po' anche quel bisogno di rivalsa, e poi c'aveva forse dalla sua una gara che era molto corta, e lui che è un atleta velocissimo e super esplosivo è riuscito a tenere botta, fino all'ultimo giro. Dopo se le sono date, ridate, raccontate, dichiarate, eccetera, sull'ultima rampa, in cui, che quella è la rampa, io non l'ho mai fatta quella rampa lì, Marco, tu l'avrai fatta, ma sarà tremenda. Sì, quella rampa si arriva da una delle discese più belle di tutta la Coppa, di tutto il mondiale, perché è una discesa che è una delle poche nella quale scendi per 50 secondi, 45 secondi, quindi è una delle poche discese dove fai anche la differenza se vuoi, e comunque scendi per X secondi, perché poi alle volte sali e poi in 25 secondi sei giù. Un conto è fare 25 secondi di discesa, un conto è fare 50 secondi di discesa, quindi lì viene fuori anche la tecnica, viene fuori anche i diversi setting di bici, come guidano gli atleti. Quei due si equivalgono a livello di tecnica, sono molto molto vicini, forse uno è più giocoso come Victor, che gira di più con la bici da dirt, ha diverse capacità rispetto ad Alan, però con quella bici in quella situazione vanno più o meno forte uguale. Sono forti entrambi, sono arrivati lì, sono stati bellissimi da vedere, la gara è stata molto bella. Quella rampa lì vi assicuro che è un muro proprio, e come è venuto su alla Nata nell'ultimo giro non è andare forte, è veramente volare, cioè attaccare in quel punto, non so come però veniva su fortissimo, e soprattutto poi, cioè, non so se hai visto la faccia di Alan quando era dietro a Victor, quando ha eseguito l'accelerazione, e subito dopo che ha continuato a tenere un passo che era micidiale. Era la faccia di quando, che mi viene sempre in mente quella faccia lì, quando ripenso a te, che dici è uno che soffre, è uno che sta lì e soffre, è un mulo, è Alan Hatterley, ha dimostrato, eppure. E poi è in missione, cioè quello che hanno i Cannon del Factory Racing oggi rispetto alla maggior parte delle altre squadre è che hanno un programma, eseguono un programma. Mi sembra una squadra stradistica, dove tu numero 5 fai questo, numero 6 fai questo, numero 3 fai quello, numero 1 fai quello. Eseguono un programma, quindi sono programmati, che da un certo punto di vista non è tanto bello, dall'altro punto di vista è il modo che oggi hai per vincere le gare. E l'obiettivo di un brand, di una squadra, di un gruppo di lavoro è quello di vincere le gare se va a fare le gare. E quindi vedere quello che ha fatto Alan Hatterley, poi lo vedi l'uomo ombra, Phil Dixon, che è il performance manager, che è un po' il boss di CFR, lo vedi come li comanda, lo vedi come li indirizza nel fare quello che devono fare. E la squadra, ragazzi, quest'anno ha fatto paura. No, esatto. E ti dico, rispetto a, non so, gli Specialized, lo vedevi anche le prime gare, non hanno quegli ordini, sono tre fenomeni anche quelli lì, ma non hanno quegli ordini, quindi loro non eseguono ordini. Si è visto anche in Brasile, ti ricordi? Muso a muso. Se tu la guardi alla fine della stagione, insomma, ci ha messo tanto, perché io lavoravo con Phil Dixon quando Manuel Fumic era il mio compagno di squadra, e non era
il team manager, c'era Daniel Hespeler che era il team manager della squadra, che saluto e ringrazio perché sicuramente non ci guarderà, ma non importa, quello che sono io è dovuto anche tanto a quel gruppo di lavoro che era in quegli anni. E Phil già dal 2014, 13, 15 iniziava a fare quel tipo di lavoro. Io ero un po' più un cane sciolto, ero un po' più, sai, sono italiano, non sono mica svedese, danese o sudafricano, no? Quindi facevo più fatica ad accettare quel tipo di situazione. Però piano piano ci ho lavorato e ragazzi, io gli ho fatto i complimenti anche l'altro giorno a Phil, perché è uno dei pochissimi, poi basta fare complimenti a Phil perché mi ha rotto, però è uno dei pochissimi che ha fatto vincere Avanzini, Simon Andreasen, che alle volte dicevi Simon adesso è ora di andare a zappare la terra, no? Eppure l'ha fatto vincere, ha fatto vincere Alan Atterley, e cioè ha vinto con Mona Mitterrand. Ragazzi, questo qua è bravo, ha dei campioni ma è bravo. No, verissimo, e tutto questo anche è utilissimo come gancio per avvalorare tutto ciò che hai detto, ossia la performance di Charlie Aldridge, che non è andato a podio lì ad Andorra, ma indubbiamente è una delle rivelazioni del 2024, punto. 2, è uno che si è fatto il mazzo ad Andorra, forse anche con più scopi, uno scopo forse più federale e uno scopo più di club, però si è messo lì a tarellare tutto l'inizio di gara, anzi tutta la prima metà di gara, e proprio come dici tu sembrava quasi programmato, no? Per preparare faceva da ultimo uomo della volata prima di lanciare il missile di Atterley. Sì, Charlie ha corso bene, ha corso come doveva fare, ma mi viene in mente anche tante situazioni se che avesse corso tra gli under 23. Vabbè, guarda, sono appena rientrato dalla Scozia e sono passato da Fort William, dove ho fatto 2 coppe e un mondiale, e ricordo una coppa dove feci tipo 17esimo assoluto, ero under, una delle poche volte dove ho battuto Nino Schurter, vinse Fulsang tra gli under, io feci secondo, terzo Nino Schurter, non c'era la gara under, quindi gli under oramai sono grandi, non rompete le scatole, correte con i grandi basta. E quindi ecco, ha corso bene, ha corso forte, e mi ricordo, adesso mi è venuto in mente un flash, poi ne parleremo nei prossimi Ristalks, di Simon Andreasen, che faceva un lavoro diverso dal suo, ma sempre a livello di squadra, quindi si aiutano tanto. Charlie ha corso per la squadra, è chiaro che è il più giovane di tutto il team, e quindi è quello un po' più scheggia impazzita, no? Quello un po' più difficile magari da mettergli le redini, però che gara pazzesca. Poi lui è proprio uno new school, il modo in cui guida, il modo in cui corre, fico, mi è piaciuto, uno dei top dell'anno. E poi ha sfiorato comunque anche lui il podio ad Andorra, perché solamente sul finale, proprio nella giornata nera, se vogliamo dire nera, per Thomas Pidcock, solo sul finale è stato recuperato dal connazionale Pidcock, che poi è andato a prendersi il bronzo, ma fino a quel punto era veramente, era nella top 3, cioè. Sì, poi tutta la gara così davanti, insomma una gara strepitosa, ripeto, bravo in tutto, perché lui non è leggero, è un bestione, e lì io l'ho sempre detto che il peso è un numero, non è il peso che conta, soprattutto nel fuoristrada. Poi nella strada non lo so, ho fatto una gara in tutta la mia vita, quindi posso parlare poco, però è indubbio che in una gara con la velocità media bassa, perché le salite sono ripidissime, dove corri a 2000 metri, non è che proprio al fisico alla Pidcock per essere il più performante, eppure è andato come il vento. È andato come il vento. Però secondo me uno degli aspetti per cui ci ricorderemo di più di Andorra 2024 è stato finalmente rivedere un nome italiano sul podio mondiale, che è quello di Martina Berta. Guarda caso, proprio dove aveva vinto un titolo mondiale quasi 10 anni fa. Sì, io a quel mondiale c'ero nel 2015 e ricordo che piansi sotto il podio, cioè Martina Berta era riuscita a emozionarmi sul podio, un po' perché sai, erano il periodo dove ero il capitano della nazionale, quindi guardavano sempre me, ero io quello che doveva dare l'esempio, che diceva le cose. Ricordo un sacco di discorsi
dove dicevo ragazzi, ma vi rendete conto, perché sembrava sempre che gli altri erano più forti, punto e basta, no? Perché quello, perché quella nazionale, perché gli svizzeri, e io dicevo sempre raga, ma cioè, pensate bene che siamo tutti umani, abbiamo tutti un cuore, due polmoni, siamo capaci di fare cose, e alle volte funzionava, alle volte un po' meno, logicamente poi devi pedalare tu, però ricordo che la Marti lì vinse il mondiale e io, quando vidi lei sul tetto del mondo con la maglia di campionessa del mondo, insomma mi è venuta, mi scese la lacrimuccia. Poi fecimo anche penso secondi o terzi col team relay, mi ricordo che avevo i capelli giganti, c'è una foto con i capelloni, però era un momento bello. Sapevo che lei era già una campionessa, una fuori classe, lo dico sempre, sono contento che sia arrivata finalmente a un risultato importante, perché non è stato un anno facile per lei, e rivincere in un posto a te caro è sempre positivo, cioè ti dà sempre un boost speciale, perché è vero che quando vinci in un posto nuovo poi te lo fai amico, ma quando rivinci in un posto vecchio ti tornano in mente delle cose vecchie, tra virgolette, e sono utili nel tuo cammino, ecco. Sì, tra l'altro io credo anche che Marti ha avuto una stagione appunto magari con tanti alti bassi, esatto, non facile, anche lei tutta volta alla preparazione olimpica. È già un paio di stagioni che Marti cerca di ritrovare il giusto colpo di pedale, e come hai detto tu, probabilmente ritrovarlo proprio su quel percorso deve essere stata anche per lei un'emozione fortissima. Una gara che comunque non è stata banale e scritta dal primo momento. Lascia stare la prima, alla fine la prima, Brooke Peters, lo abbiamo detto anche negli altri, Race Talks è cresciuta tanto, è maturata, sta diventando un atleta veramente potente, no? E anche con una certa aura. Però dietro c'è ancora un bel gruppo di ragazze che si gioca tutto il resto, dagli altri 2 gradini del podio alla top 5, top 10. E infatti Marti è risalita comunque in questa gara da un gruppo foltissimo a giocarsi quel bronzo. Sì, mi viene in mente Candice Lill, la sudafricana, giusto, che fino alla fine era podio, cioè era lì, l'ultimo giro ha fatto quell'errore che l'ha mandato in bambola, si è spenta dopo l'errore. Logicamente è un errore che ha fatto lei. Sì. La Marti era lì, veniva su forte, quindi magari anche senza l'errore la suonava lo stesso, però per dirti che non è stata scritta fino alla fine la gara. Candice Lill che ha un modo tutto diverso dalle altre di correre in bici, cioè se è una che è stata trasportata da un altro periodo storico lì dentro, fa quel lavoro lì, lo fa bene, l'abbiamo visto anche nelle gare successive che parleremo un po' nei prossimi Race Talks. I risultati ci arriva, ma va forte, ed è quasi buffo vederla in mezzo alle altre che sono giovani, che guidano in un altro modo, che usano la bici e corrono in un altro modo, che arrivano anche da squadre factory. Lei è l'unica privata, tra virgolette, o semi-ufficiale, quindi un mondo diverso, però figo, e la ritroveremo nei prossimi Race Talks. Bellissimo comunque vedere Martina Berta lì sul podio. Io penso che voglia dire tanto anche per il 2025, magari ne parleremo in un altro episodio. Intanto dal mondiale, Race Talks mondiale, vi salutiamo. Grazie Marco, grazie al pubblico qui presente, perché è la prima volta che facciamo Race Talks con un pubblico attivo. E con il barman. Bicchiere è vuoto, eh? Ah, avevi ordinato te, infatti mi sembrava. Ci vediamo nei prossimi episodi di Race Talks.